Cari ragazzi, bentornati a Milano. Buongiorno. Oggi vi portiamo nel primo stellato italiano che non è italiano. Nel primo ristorante non italiano che ha ricevuto preso la stella Michelin in Italia. Vabbè, avevate capito, no? Per il menu andiamo ad inquadrare il QR code. Avete del calamaro che viene passato sulla carbonella e poi servito con varie verdure marinate con aceto di riso e dei semi di girasole sopra. Grazie mille. Che bello, siamo tornati in Giappone. È buonissimo perché c'è il gusto del rafano. Brodo di verdure e crostacei, semplicemente da bere, la classica giapponese direttamente dalla cazza. Concludiamo con una piccola gelatina fatta con lime, menta e zenzero, proprio da mangiare alla fine per pulire completamente la bocca e iniziare con la degustazione. È un brodo che sa di crostacei. Sì, è un brodino caldo sapore di mare, è molto piacevole. È vero, sa di crostacei. Meno male, visto che l'hanno descritto così. La menta ci sta benissimo. Wow. Partendo da destra trovate un rombo marinato Kobujime con una salsa Kimizu, che è una salsa base fatta di uovo, aceto e riso, un gambero carabineros con una riduzione di melanzana leggermente affumicata, un salmone marinato affumicato sempre da noi con le sue uova marinate nella soia, una sardina con una gelatina di pomodoro e per terminare avete una ricciola con una foglia di cerfoglio e delle olive caggiasca. Buonissimo questo sushi. Vado dritta sul gambero. Posso continuare senza fermarmi, per favore? Tra l'altro questo qua è l'unico di cui mi ricordo gli ingredienti. Ricciola e oliva taggiasca. Che buona l'oliva taggiasca sopra. Mondiale, super delicato. Siamo ufficialmente tornati in Giappone, ragazzi. Lo so che non si fa. Lo so, ragazzi, che c'è la scuola di pensiero che usa lo zenzero alla fine, col wasabi all'inizio e alla fine. A me piace usare tutte insieme. È giusto, è sbagliato? Non lo so, però mi piace. Questi sono i contenitori del sake. Posso scegliere io per te, visto che tu sei impegnato? Vai. Allora mi piace questo qua, è bellissimo. Spero che piaccia anche a te. Il sake lo bevo io, ma il piattino me lo sceglie Franci. Sì. Allora qua avete una piccola tartare di wagyu che viene semplicemente condita con una estrazione di mandorla, le mandorle croccanti all'interno e una chips di amaranto. A fianco trovate una soia leggermente affumicata e le zucchine in trombetta da mangiare assieme, se vi fa piacere con la mano tranquillamente. Piccolo abbinamento, un goccio di sake è un piccolo produttore che fa un ongioso, quindi con una punta di alcol aggiunto che serve per sgrassare la grassezza della carne. Le mandorle croccanti sotto i denti sono deliziose e l'amaranto esterno lo rende veramente golosissimo. Io non mi ricordo più una fava. E tartare di wagyu con chips di amaranto. La consistenza croccante delle chips con il morbido della tartare si sposa benissimo, secondo me. Poi esatto, c'è della frutta secca, ci sono delle mandorle. Le mandorle sono molto piacevoli. Aveva consigliato, ma io ho già rimosso, tra un assaggio e l'altro, di sorseggiare il sake. Com'è profumato questo sake? Azzardo un commento tecnico. Ha un fin di bocca che è mandorlato. Franci si assume la responsabilità di questo commento.
un astice blu, un carpaccio di astice blu che viene leggermente scottato a carbone. Viene servito con una nostra interpretazione di un'insalatina catalana con della cipolla marinata e dei cubetti di pomodoro. E sotto le foglie trovate la sua chela che viene servita con una maionese al mentaico, che sono le uova di merluzzo leggermente spicy. L'astice è morbidissimo, è bello caldo, la cipolla invece è bella acidula e quindi si contrasta perfettamente. E qui dentro, la chela. Delicatezza voto 1000. Che buona la chela emulsionata. In abbinamento serve un goccio di Sauvignon Blanc cileno e brutole alba clara si chiama. Al naso il Sauvignon Blanc è il bianco che in assoluto si riesce a distinguere meglio, perché è il classico sentore di, se non volete dire pipì di gatto perché vi sembra un po' troppo volgare, dite foglia di pomodoro. In assoluto uno dei miei bianchi preferiti. Allora qua abbiamo il nostro udon in brodo che viene servito con un brodo di vongole. Semplicemente all'interno trovate un udon, che è la tipica pasta giapponese, che la trovate un po' più cotta che la nostra classica pasta, perché è proprio fatta semplicemente con farina e acqua. Vongole fresche, poi trovate dei funghi gnocchi e del katsuobushi e dello spinacino novello leggermente saltato. Il katsuobushi, Giano, te lo ricordi dal Giappone? Per cortesia, siamo in un ristorante di un certo tipo. I fiocchi di tonno, le scaglie di tonno essiccato. Sì. È strano perché io ormai mi sono abituato a guardare i piatti prima con gli occhi della camera, poi dopo 10 minuti, quando ho finito di inquadrarlo, lo guardo con gli occhi miei e mi rendo conto di quanto è bello dal vivo. Prima il brodo. Adesso vado di udon. Molto buono, tiepidino, sapori molto delicati, molto piacevole. Avevo già detto 16 volte la parola molto piacevole. Ragazzi, è tutto molto piacevole. Quando ci sono questi piatti brodosi, questi brodi sono pazzeschi ed è difficile farlo trasparire da un video, perché voi vedete il video e dite vabbè, ho capito, però alla fine è pur sempre un brodo. No, è un brodo pazzesco. Ma questo Sauvignon era una roba incredibile e io non me lo sono neanche degustato. Ci sarà un motivo se io faccio sempre la degustazione. Era buonissimo. Non mi sta nell'inquadratura. Allora qua avete un filetto di berice che viene semplicemente cotto a vapore, viene servito su un'insalatina di alga kombu, mandorla croccante e spinacio d'acqua. Sopra trovate una salsa chorizo, che è una salsa leggermente piccante. Il tutto sta affumicato con un legno di ciliegio. L'odore del legno di ciliegio è fortissimo. Allora, qua andiamo oltre Alpe con un Bourgogne Blanc di Vincent Girardin 2017. È la prima volta che assaggio il berice. Veramente, veramente buono. Ho esaurito i sinonimi di delicato. Equilibrato, delizioso. Delizioso è un mio must. Ma delizioso non è delicato, è super buono. Essendo un ristorante giapponese, qui ragazzi c'è un unico problema: la mancata scarpetta e il mancato burro. Però sono felice lo stesso. Allora qua avete il nostro crispy tamago, che è un uovo di montagna, esattamente di galline livornesi allevate in montagna, che viene cotto poché all'interno, viene panato nel panko, quindi viene reso molto croccante. Alla base trovate quella bianca, che è un'estrazione di black cod, tipo diciamo una maionese fatta con un'estrazione di albumina di black cod, e sotto un umadashi, che è una soia molto ricca di umami, un filo di erba cipollina e il bok choy sbollentato. Se posso consigliarvi col cucchiaio, rompere l'uovo e mangiare tutto assieme. Raga, vi faccio vedere il dietro le quinte. Cosa fai? Il dietro le quinte. Sbrigati a fare le riprese del piatto perché non vedo l'ora di rompere l'uovo. Ci sta. Dopo aver rotto magistralmente l'uovo, me lo mangio. Questo vince su tutto per me. Un uovo poché fritto nel panko. In un brodo di umami delizioso. Vorrei che non finisse mai questo piatto. Questo era il piatto meno giapponese di tutto il menù, ma ci è piaciuto tantissimo.
Piccione è un piccione francese che viene cotto semplicemente in padella la parte del petto e la parte che la coscia e ala viene prima leggermente scottata, poi viene fatta una piccola crocchetta con all'interno della melanzana affumicata e viene fritta. Alla base trova che la sua salsa di cottura e gli asparagi leggermente saltati. Molto buono, poi il croccante del fritto esterno lo rende molto goloso. Assaggio anche un po' di verdurina. Qua andiamo a casa, vostra, Nebbiolo, Parrocchia dei Manzoni, 2017. Che buono che è questo Nebbiolo, anche se è solo del 2017, quindi relativamente giovane per un Nebbiolo. Piccione incredibile, con la salsina ci sta perfetto. Qua avete la Wagyu, provenienza Kagoshima, marezzatura A5 che viene semplicemente cotta al carbone, servita con una punta di sale Maldon, piccole emulsioni di kizami wasabi sotto la Wagyu per ammorbidire la grassezza della carne. A fianco trovate una maionese all'agrodolce, delle patatine novelle e una carota viola semplicemente scottata in padella e una foglia di insalata senape. Attenzione! Bellissima! Kagoshima A5. Quella che vi abbiamo appena fatto vedere, ragazzi, era il taglio di Wagyu categoria A5 come marezzatura, proveniente dalla prefettura di Kagoshima. Ragazzi, il grasso veicola i sapori della reazione di Maillard. Lo so che non posso utilizzare l'aggettivo delizioso perché l'ho già utilizzato a inizio pasto e quindi me lo sono giocato. Ma che te frega, hai usato veicola, che è nuovissimo. Ci mancava il burro in questo ristorante, è appena arrivato. Questo è burro camuffato da carne con sopra il fleur de sel, anzi il sale Maldon. Ragazzi, è un burro, proprio un burro. La carne più buona mai mangiata, senza ombra di dubbio. Finiamo con un goccio di moscato passito di Samos, isovedente. Qua abbiamo un piccolo predolce dove alla base troviamo un sorbetto di pompelmorosa, sopra troviamo una schiuma fatta di cioccolato bianco e latte e delle granelle di merenga. La freschezza del pompelmorosa, la spuma bianca e cioccolato bianco e la granella sopra è di meringa. Buonissimo. Ragazzi, guardate che bel colore questo moscato. No, ecco, quindi c'è poco. Allora, qua abbiamo un amondo che è un bianco mangiare alla mandorla con una copertura di cioccolato bianco, mandorle caramellate e sciso, all'interno un cuore liquido di mango e a fianco un piccolo sorbetto di passion fruit. È Giappone. No, veniamo a provarlo. Solo che Franci direbbe, ho fatto il boccone troppo grosso. Molto buono, ragazzi. Il passion fruit dentro ci sta molto bene. Io non vedo l'ora di fare il boccone troppo grosso. Piccola cheesecake all'albicocca, un guscio di cioccolato fondente e poi una mini merenga con fragole e scale di cioccolato. E apriti sesamo 380. Coperti i due menù da 125, la degustazione di Wagyu che era a parte, che era 30 a testa, caffè, acqua e vino. Chiusura itinerante, ragazzi. Cominceremo dalla metropolitana Lilla di Milano. Allora, menù, ragazzi. No, location. Location. Molto carina, in stile milanese. Che altro da aggiungere? Dalla metropolitana rossa vi parliamo del menù. Non è un menù strettamente giapponese, di cucina giapponese, è una reinterpretazione della cucina giapponese con molte influenze della cucina italiana. Arriva la metro? Ah no, era la metro dell'altro lato, possiamo andare avanti. Avrei apprezzato maggiore coraggio nel proporre la cucina giapponese, pur essendo consapevole che gli italiani sono molto dubbiosi a riguardo.
fai? Forse sulla piccola pasticceria mi sarei aspettato qualcosina in più. Servizio direi impeccabile, sono stati tutti molto all'altezza di un ristorante, una stella Michelin per quelli che sono i nostri canoni. Conto coerente con quello che abbiamo mangiato, il conto costava 125 euro a persona più 30 euro di integrazione perché abbiamo chiesto la carne Wagyu. Tutti quelli che ci dicono perché non date più i voti alla fine, perché non fate il giudizio finale. Allora, due cose. La prima, i voti nostri alla fine ci siamo resi conto che valgono il tempo che trovano, visto che non siamo recensori, critici, giudici, eccetera eccetera, quindi abbiamo smesso di darli. Secondo, spesso quando arriviamo al fondo del pranzo stellato cominciamo a perdere di lucidità, come potrete notare anche da queste clip finali. Quindi per cui spesso capita che alle volte ci dimentichiamo magari di fare... Attenzione, tenete la distanza e usate la mascherina che è in attesa di a bordo. Quindi perdendo di lucidità qualche volta ci dimentichiamo di fare il commento finale come siete abituati a vederlo. In questo caso... Raga, ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti! Andava bene? Andava bene? Per me questo è tutto girato, io tengo tutta questa parte qua. Ciao raga. Ciao ragazzi.